Ciao, cara famiglia di Turkey News Magazine. Benvenuti a una notte destinata a restare negli annali dello spettacolo turco. Oggi non vi portiamo soltanto notizie, vi consegniamo il racconto di una metamorfosi, la cronaca di un'anima che ha deciso di smettere di nascondersi dietro i veli del politicamente corretto e di far rimbombare la sua verità sui tetti di Istanbul. Parliamo di Can Yaman, ma vi avverto, dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere su di lui. L'uomo al centro di questa storia non è quello che ricordavate. Prima di tuffarci nelle acque scure del Bosforo e nelle confessioni che hanno infranto il silenzio attorno a Demet Özdemir, permettetemi un favore indispensabile. Se amate l'approfondimento, la passione e l'intensità con cui raccontiamo questi momenti, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e, se desiderate sostenere la nostra missione di dare voce ai retroscena, valutate di unirvi alla nostra community esclusiva con il pulsante Unisciti. Il vostro supporto è la luce che ci guida tra queste storie. Ora, seguitemi per le strade di Istanbul, perché la tempesta è appena iniziata. La notte, qui, ha un ritmo che non assomiglia a nessun altro. È un battito sincopato che si percepisce soprattutto nelle vie tortuose ed eleganti che costeggiano lo stretto, dove il Bosforo accarezza la riva e le luci della città si specchiano sull'acqua scura come diamanti sfuggiti da una mano distratta. È stato proprio lì, dentro quest'atmosfera satura di elettricità, che la stampa scandalistica, abituata a sorrisi di circostanza e a dichiarazioni filtrate, è stata accecata da un incontro capace, da ieri notte, di spaccare il settore in due fazioni inconciliabili. Le luci lungo il lungomare sembravano bruciare con un'intensità diversa, come riflettori puntati su un monologo degno di una tragedia moderna. Al centro di quella luminescenza, Can Yaman. Un uomo che per gran parte dell'ultimo anno ha scelto un silenzio quasi monacale, lasciando che il suo lavoro in Italia parlasse al posto suo. Ma stanotte, il silenzio non si è rotto con un comunicato freddo e distante, è stato lui, in persona, a uscire dall'ombra per scuotere tutto con un'immagine radicalmente nuova e parole che suonavano meno come risposte a un'intervista e più come una missione davanti a un tribunale interiore. La scena si è composta con una precisione cinematografica, degna delle migliori produzioni di cui lui stesso è protagonista. Un'auto nera, lucida come velluto bagnato, si è fermata sul lungomare. Il motore ha smesso di vibrare, la portiera si è aperta e sull'asfalto è apparso un Can Yaman che molti avevano smesso di riconoscere. Con quel semplice gesto, ha voltato pagina nella sua narrazione pubblica. Via il principe azzurro scolpito e impeccabile che aveva stregato il mondo. Al suo posto, un uomo dalle linee più affilate, un'aria ribelle, una postura di sicurezza pericolosa. Sembrava essersi liberato della pelle del bravo ragazzo per mostrarsi in una versione più scura, complessa, magnetica. In rete è rimbalzata in un istante la formula che ha riassunto il colpo d'occhio, da principe a bad boy, ma nel modo giusto. I capelli, che a lungo aveva tenuto in una forma riconoscibile e vendibile, erano più liberi, quasi selvaggi, a incorniciare lo sguardo con la dichiarazione implicita di un'emancipazione dalle regole. Giacca di pelle come un'armatura contro il giudizio e un'andatura che diceva, non devo più compiacere nessuno. Molti fan hanno esultato con un sospiro collettivo, interpretando il cambiamento come ritorno all'autenticità, rottura delle catene che lo stringevano. Ma dietro l'urto visivo, la scossa vera non stava nel taglio dei capelli o nella pelle lucida del giubbotto. Stava nelle parole, pesanti come pietre lanciate nell'acqua. Per la prima volta da molto tempo, Can ha parlato apertamente della sua vita privata, oltrepassando quel muro di no comment che di solito custodisce i suoi sentimenti. Lui, maestro dell'elusione elegante, campione del lasciamo che la vita privata resti privata. Stanotte lo scudo è caduto. Non ha fatto un passo indietro. Ha scelto frasi dirette, nitide, sorprendentemente sincere, tanto da costringere i veterani tra i cronisti a inseguire ogni sillaba, fiato trattenuto. Il nome di Demet Özdemir ruotava attorno alla sua storia come un satellite ineluttabile. Tutti, proprio tutti, erano convinti che non avrebbe mai toccato la gravità di quel legame in modo così trasparente. E invece il piatto forte è arrivato freddo e amaro, la verità del suo cuore.
Le speculazioni degli ultimi anni su Khan e Dimet avevano già costruito un labirinto. Ieri sera, lui ha tirato un filo fino a farlo quasi cedere. Ed è lì che vi devo chiedere, lo sentite anche voi questo bruciore nello stomaco? È raro vedere un divo spogliarsi così. Pensate che la nuova immagine da ribelle sia il riflesso di un dolore antico o di una strategia lucidissima? Scriveteci le vostre teorie. E ricordate, ogni commento è linfa vitale. Mettete like e, se volete sostenerci in modo concreto, premete unisciti. Noi vi leggiamo, sempre. La parte più intensa, intrigante, perfino scioccante, è stata la sua confessione sui rapporti attraversati nell'ultimo periodo. Alla domanda sulla situazione attuale o recente con una donna con cui aveva vissuto una fase serena, non ha esitato né svicolato in frasi fatte. Ha detto: abbiamo avuto un rapporto buono, pacifico. Un riconoscimento onesto di ciò che c'era. Poi è caduta la frase che ha risucchiato l'aria dalla notte, una sentenza destinata a farsi eco per mesi, ma, come in tutte le relazioni che ho vissuto, anche in questa c'è stato il fattore Dimet Özdemir. Il fattore Dimet Özdemir. Lo capite? Non la memoria fugace, non il capitolo chiuso, il metro di paragone che nessuno riesce a superare, l'ombra che spegne ogni nuova luce prima che possa prendere davvero fuoco. Ha proseguito, voce più grave, un accenno di rimpianto a vibrare tra le parole. Non riesco a dimenticare ciò che ho vissuto con lei. E poi la dichiarazione che ha fermato il tempo: sto facendo tutto il possibile per riconciliarmi, ma, quel ma, rimasto sospeso, è diventato il silenzio più pesante della serata. Nessun giornalista ha osato interrompere. Nessuna precisazione è seguita da parte sua. Solo lo sguardo perso in un orizzonte che le telecamere non potevano vedere, forse il film di ricordi che non smettono di ripetersi, sequenze di un passato che rifiuta di morire. Bastano pochi minuti e la frase è ovunque. Tendenza assoluta sui social. La reazione si spacca in due. C'è chi la applaude come sincerità allo stato puro, gesto di un uomo che non vuole mentire né a se stesso né al mondo, un eroe tragico che lotta per il suo unico, irrinunciabile amore. E c'è chi lo rimprovera con durezza: è ingiusto verso la donna con cui ha vissuto quell'equilibrio, dicono, perché nessuno dovrebbe essere costretto a competere con un fantasma, con un sentimento irrisolto che torna come marea. Il pubblico è ufficialmente diviso tra chi idealizza il passato e chi difende la dignità del presente, tra i romantici del per sempre e i pragmatici del si deve andare avanti. La conversazione scivola sulla parola più incendiaria di tutte: gelosia. Alcune cose succedono. La gelosia è normale. Ma ce ne siamo liberati da tempo, ammette. Ambiguo, volutamente. A chi si riferiva? Alla fase serena attraversata con quella donna lontana dai riflettori? Oppure ai giorni tumultuosi e appassionati con Dimet Özdemir, quando il cuore batteva a un ritmo che il mondo intero poteva quasi sentire? Nessuno lo sa. E forse Khan ha lasciato volutamente il terreno avvolto nella foschia, come fumo di sigaretta che non vuole disperdersi nella notte fredda. Una cosa però è chiara: Khan Yaman non ha più intenzione di recitare il ruolo assegnatogli dall'industria. La trasformazione esteriore è solo il riflesso di un cambiamento interiore molto più profondo. Riconoscendo l'esistenza del fattore Dimet Özdemir, ha dato voce a ciò che molti sospettavano: ci sono amori che non finiscono con un addio, ma diventano presenza costante, bussola segreta di tutte le scelte successive. La brutalità con cui ha definito pacifica quella relazione recente, ammettendo di fatto che non possedeva l'intensità necessaria a cancellare il passato, è stata una sveglia implacabile. Non un disprezzo, ma una verità nuda. La notte si è chiusa così come era iniziata. Khan è rientrato in macchina ed è sparito nel buio di Istanbul, lasciandosi dietro una tempesta mediatica e 1000 domande senza risposta. Riuscirà davvero in quella riconciliazione che dice di inseguire? O il fattore Dimet Özdemir è una barriera invalicabile, perché ciò che si è vissuto una volta non può essere rivissuto allo stesso modo? Forse la favola del principe è finita, e adesso c'è l'uomo vero, con cicatrici, errori, e un amore che non accetta compromessi. Un uomo che ha posato la corona e indossato, al suo posto,
Una corazza di pelle e verità. Che notte! Che dichiarazioni! Che storia straziante e necessaria! Khan ha scoperto tutte le carte, rischiando tutto per un sentimento che gli brucia nel petto e non trova pace. Qui, a Turkey News Magazine, seguiremo ogni passo di questo tentativo di riavvicinamento, leggeremo ogni sguardo e ogni silenzio, e racconteremo questa fase ribelle della sua vita con la cura che merita. Ora tocca a voi, pensate che Demet Özdemir risponderà a questo appello pubblico? Credete che il fattore Demet sia invincibile o pensate che i due possano trasformarlo in un nuovo inizio, più maturo e consapevole? Scrivete i vostri pensieri più onesti. E, per non perdervi nulla, iscrivetevi, attivate le notifiche e, se volete diventare parte vitale del nostro lavoro, cliccate sul pulsante Unisciti. Il vostro sostegno ci permette di essere qui, nel cuore della notizia, ogni volta che la verità bussa alla porta. Ci vediamo nel prossimo video, famiglia di Turkey News Magazine.